Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo le folle interrogavano Giovanni dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?» Rispondeva loro: «Chi ha 2 tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?» Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?» Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia come un fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. Se questo brano di Vangelo fosse ambientato ai nostri giorni, potremmo dire che Giovanni Battista era un influencer. Le folle andavano da lui a chiedere che cosa dovevano fare, per capire come comportarsi, come vestirsi, che lavoro scegliere. Il problema non è seguire un influencer, rivolgersi a qualcuno perché da solo non so che cosa fare. È normale che abbiamo bisogno di aiuto, di una persona che ci guidi in quello che un tempo si chiamava discernimento. Il problema è capire se questo qualcuno sia attendibile. Soprattutto in questi giorni sentiamo consigli di tutti i tipi, spesso discordanti fra di loro. A chi dobbiamo credere? Guccini, nella sua bellissima canzone della bambina portoghese, cantava: «Tutti ti sanno dire come fare, quali leggi rispettare, quali regole osservare, qual è il vero vero». La situazione è effettivamente questa. A Giovanni Battista, alle sue parole, dobbiamo credere? Ci possiamo fidare di lui o è uno dei tanti che apre la bocca per darle fiato? Come sempre, per capire se una fonte è attendibile, occorre andare a controllare le referenze. Di Giovanni possiamo stare tranquilli. È Gesù stesso che lo definisce attendibile. Parlando del Battista alle stesse folle del Vangelo di oggi, Gesù aveva chiesto: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Un profeta?» «Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta». Bene, possiamo stare tranquilli, possiamo dare retta alle parole di Giovanni, visto che oggi è una di quelle rare domeniche in cui nel Vangelo non troviamo Gesù. Ma cosa dice Giovanni? Giovanni era un profeta. Non significa che prevedeva il futuro. Profeta non è quello che fa le previsioni, che vede il futuro, fa gli oroscopi. No, profeta è uno che parla per conto di un altro, per conto di Dio. Giovanni era un profeta, come direbbe Joele Dixon. No, non lo posso dire. Era un profeta integralista, vestiva male, con delle pelli di cammello che pizzicano sulla pelle, mangiava malissimo, le cavallette, neanche fosse stato a dieta. Da uno così mi sarei aspettato dei suggerimenti radicali, del tipo: vendete tutto, girate vestiti come straccioni, guidate macchine vecchie e scassate, lasciate il lavoro e date tutto, ma tutto, ai poveri e diventate poveri anche voi, senza un soldo. Da Giovanni mi sarei aspettato che chiedesse a tutti di fare come ha fatto San Francesco. E invece no. Giovanni non dice così, e ci possiamo fidare di lui. Giovanni dice: «Hai 2 giacconi nell'armadio? Uno non è il tuo, è del povero che non ce l'ha. Alla domenica ti piace andare a mangiare al ristorante? Fai bene, però non dimenticarti di chi non arriva alla fine del mese. Hai la fortuna di andare a scuola all'università? Studia invece di sprecare il tuo tempo. Hai un buon lavoro? E non ti lamentare sempre, accontentati un po'. Hai una posizione di prestigio? Non abusarne».
Capite? A ciascuno di noi è chiesto in maniera diversa, in funzione delle nostre possibilità e delle nostre capacità. È un po' come nella parabola dei talenti. Ci è chiesto di fare bene il nostro lavoro là dove siamo già. Se sono dipendente, mi è chiesto di non imboscarmi né di cercare di fare le scarpe al mio collega. Se ho un negozio, di non gonfiare i prezzi. Se sono un libero professionista, di non evadere le tasse. Se sono nel pubblico, di non curare solo i miei interessi. Non è poi così drammatico prepararsi al Natale, è solo questione di fare i bravi, come dice anche una pubblicità. Giovanni stesso ci dà l'esempio. Giovanni faceva lo stesso lavoro di Gesù, evangelizzava il popolo. Sono le ultime parole del brano appena ascoltato. Anche Gesù evangelizzava. L'Evangelista Luca usa spesso questo verbo, che significa portare buone notizie. Lo usa anche nel libro degli Atti. Gli altri evangelisti invece non lo usano, giusto Matteo una volta sola. Gesù e Giovanni dunque erano colleghi. E cosa dicono uno dell'altro? Giovanni dice che quando dopo di lui verrà Gesù, dovranno dare retta a lui, a Gesù, perché è più grande. E Gesù, parlando del suo predecessore, dice che era ben più di un profeta, che avrebbero dovuto starla a sentire. Non parlano male uno dell'altro, fanno gioco di squadra. È questo che il Vangelo ci chiede oggi, anche nei servizi che facciamo nelle nostre parrocchie o in diocesi. Facciamo nostre le parole di questa preghiera. O glorioso San Giovanni Battista, fa che per tua intercessione anche noi possiamo essere testimoni di Cristo. Chiedi per noi la grazia di poter crescere nella carità, in mezzo alle occupazioni quotidiane, e di poter servire Dio e i nostri fratelli con gioia e umiltà. Accogli, o Signore, la nostra preghiera, illumina la nostra mente e custodisci il nostro cuore.